Cari amici, pace e bene. Ci troviamo presso l'accoglienza dell'Associazione Bimbi & Co. che noi frati ospitiamo presso la nostra struttura e sosteniamo. Si occupa di bambini che hanno disturbi generalizzati dello sviluppo o del linguaggio e dell'apprendimento in età evolutiva, spesso visti come disagio, vergogna e ancora come qualcosa di sconosciuto. Il tema principale del Vangelo della prossima domenica è la pazienza di Dio. E qui, in questo luogo, si sperimenta la pazienza non tanto di Dio, ma dei genitori che attendono l'efficacia delle terapie riabilitative così da vedere i loro figli rifiorire. Un tale aveva un fico piantato nella sua vigna e venne a cercarvi i frutti. Sembra una favola, invece è la storia di un Dio che si mette alla ricerca dell'uomo. Sono 3 anni che viene a cercare frutti da quel fico, ma non ne trova. Possiamo quindi immaginare l'amarezza nascosta nelle sue parole. Da 3 anni vengo cercando frutti e non ne trovo. Allora dice: taglialo. Ma il vignaiolo, misterioso interprete della legge nascosta nelle venature del terreno, chiede ancora 1 anno di tempo al padrone. Lascialo ancora quest'anno, finché gli zappi intorno e gli metta il concime. Lascialo, cioè abbi pazienza, usa misericordia. Vedete, anche noi spesso siamo come quel fico infecondo. Siamo terra infeconda se diventiamo schiavi dell'abitudine, se ripetiamo ogni giorno gli stessi percorsi, se non troviamo il coraggio di inventare nuove vie, se non rischiamo l'incertezza per catturare un sogno. Terra sterile siamo se non sappiamo più donare, se non leggiamo, se non ascoltiamo la musica, se siamo sempre tristi. Non produciamo frutti quando abbandoniamo un progetto prima di iniziarlo, quando passiamo i giorni a lamentarci, a piangerci addosso, quando non lasciamo aprire gli orizzonti della nostra mente. Dice il contadino: lascialo ancora 1 anno per evitare di morire a dosi, per ricordarti che essere vivo è più che subire, è reagire, è conquistare con il sudore. Ma la novità sta nel fatto che ad un fico così sterile e spacciato venga ancora regalata una possibilità. C'è chi pensa: ormai è tardi, la situazione è irrimediabile, la pazienza di Dio è esaurita. E c'è chi pensa: Dio è paziente, c'è sempre tempo. La parabola però ci suggerisce un altro atteggiamento, ed è che il cambiamento, la conversione è ancora possibile, ma non si può programmare né approfittare della pazienza di Dio. Però, ancora una volta, Dio ci dice: anche quest'anno scommetto su di te. Buon proseguimento del cammino quaresimale.